Basta, stai zitta, zitta! Cosa dovremmo fare? Un ammutinamento? Ammutinamento? Non sono i nostri soldati. Saremo fortunati se riusciremo ad affibbiare questa rogna a qualche sottoposto spocchioso in cerca di gloria. Professor Zdanov? Stiamo per entrare per testare i microfoni. Allontanatevi dalla porta e sdraiatevi per terra o verrete impallinati. La quiescenza farà guadagnare ad uno di voi la libertà totale. Noi non vogliamo essere liberati. I miei uomini sono stati aggrediti. È chiaro come il sole che l'esperimento mette a rischio tutto il nostro reparto. È necessario sospendere le operazioni. Sospendere? Ma per quale motivo? Dottore, lì dentro c'era un cadavere. E questo quando mai è stato un problema per l'esercito russo? Farò finta di non aver sentito. Credo che il professor Zdanov intendesse dire che l'esperimento potrà proseguire una volta rimosso il cadavere. Dottore, il fatto che sia morta una persona è indice che forse anche gli altri quattro possono essere compromessi. E se il gas avesse agito in maniera irreversibile sui corpi? E se fosse un'epidemia? Beh, questo era lo scopo, no? Certo, non ci aspettavamo che cominciassero a cantare filastrocche o a fare i girotondi, ma sappiamo benissimo, comandante, come certi esperimenti abbiano un altissimo coefficiente di rischio. Guardi che ho lavorato a sperimentazioni molto più pericolose di questa. E allora cosa propone di fare, professore? Curiamoli. Cosa? Curarli? Il loro stato fisico è decisamente compromesso, però noi possiamo volgere la cosa a nostro vantaggio. Se riusciamo a capire come i corpi hanno reagito al gas, eventualmente possiamo cambiare le modalità di somministrazione. Se pensa che il governo spende i suoi soldi per rimettere in sesto squallide spie, Si sbaglia di grosso. Ma io non intendo salvare nessuno. Voglio solo capire che cosa li abbia fatti agitare tanto. Dovevano solo stare svegli, no? E poi 4 cavie su 5 sono ancora vive e quindi non ci sono i presupposti oggettivi per la cessazione dell'esperimento. Il protocollo parla chiaro. 2. Ne prenderemo soltanto 2. sarebbe troppo pericoloso farli uscire tutti. Propongo la donna e il ragazzo. Sono quelli che ci hanno dato più rogne. Concordo. Perfetto. Domani mattina i miei uomini porteranno via la donna e il ragazzo. Li porteranno nel padiglione della sala ovest, dove c'è la sala operatoria attrezzata per eventi speciali. Auspico la massima collaborazione da parte vostra. Certamente. Dottor Volkov e la dottoressa Doronin assisteranno alle operazioni. Cosa? Ma non è necessario. Non posso permettere che le mansioni quotidiane vengano svolte in maniera diversa da quanto prescrive la norma. Domani non ci saranno mansioni quotidiane. Potete cavarvela benissimo da soli con le vostre belle manopole e gli scarabocchi sul quaderno. E quali saranno i nostri ordini? Supervisione, dottore. Ah, ridicolo! Vi portano allo zoo, bambini. Dottoressa Giulia Doronin al suo servizio, signore. Bene, mi piace che esegue gli ordini senza discutere. Arrivederci. Per un attimo ho pensato che avresti rifiutato. Non riesco mai a capire cosa stai per dire o per fare, sempre con quella stessa faccia di ghiaccio. Fammi capire, te ne vuoi sbarazzare per caso? Io l'ho vista lavorare in questi giorni e non mi sembra tanto incompetente. Immaginavo che i tuoi pensieri stessero fluttuando nel vuoto mentre noi stavamo discutendo sul futuro dell'operazione. Latkin vuole cessare l'esperimento. Gli basterebbe trovare un dente scheggiato per dichiarare i soggetti marci e farli terminare. Mentre invece, se ci fosse qualcuno che riuscisse a capire le sue intenzioni, qualcuno che abbia assistito a un'autopsia o abbia visto un cadavere almeno una volta nella vita, che so, un medico da campo ad esempio.
Quindi credi che non voglia mandare te perché capiresti le sue intenzioni? Proprio così. Sfortunatamente per lui non si è accorto che io scelgo i miei collaboratori tra coloro che potranno presto sostituirmi, quindi non penso che la dottoressa Doronin riuscirà facilmente a farsi infinocchiare. E poi, 4 occhi sono meglio di 2. Certo, caro, certo. Saranno le nostre spie, quindi. Bene, le giornate stavano diventando noiose qui dentro. Tu sei quello che non parla, vero?